Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e finalmente Champions League stasera Copenaghen-Napoli e quindi probabili formazioni sia per quanto ci riguarda e sia per quanto riguarda il Copenaghen e poi ho dato un'occhiata alle prossime sfide che ci aspettano e che aspettano anche le squadre che sono a pari punti con noi o un punto dietro, andando a vedere un attimo la situazione per un eventuale passaggio del turno. Non tralasceremo il calciomercato perché ci hanno fatto sapere che Noah Lang semaforo verde mercoledì per quanto riguarda il Galatasaray e questo Lucca che sta rifiutando mezzo mondo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Detto questo, è uno scontro diretto vero e proprio. Stasera siamo a 7 punti. Noi e il Copenaghen, 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte sia per noi che per loro. 10 gol fatti e 16 subiti per il Copenaghen, noi 6 gol fatti e 11 subiti. Poi ovviamente noi avremo il Chelsea, loro avranno il Barcellona, ma andiamo dopo ad analizzare il calendario delle ultime due sfide per fare due conti. Detto questo, è un 4-2-3-1 quello che dovrebbe schierare il Copenaghen, che potrebbe poi cambiare in un 4-4-2 puntando sugli esterni, quindi la probabile formazione del Napoli, ovviamente in base agli infortuni e a chi hai da schierare, dovrebbe essere questa. Ma buongiorno Juan Jesus, la linea di difesa senza contare che tra i pali c'è Savic perché abbiamo solo il terzo portiere disponibile, Di Lorenzo, McTominay, Lobotka e Spinazzola, la linea di centrocampo, Vergara, Elmas dietro la punta che sarà Højlund. Ricordiamo che Lukaku è arruolabile anche se, come ci ha detto Conte, non sa nemmeno lui quanti minuti ha nelle gambe, però dobbiamo fare attenzione sulle fasce perché loro puntano comunque molto sugli esterni, densità in mezzo al campo e quindi dobbiamo fare una grandissima partita stasera al di là di chi poi scende in campo o meno. Io sono molto fiducioso per la partita di stasera e guardando poi le sfide che aspettano anche le altre che sono a pari punti o un punto dietro al Napoli, possiamo anche sperare in un passaggio del turno. Il Qarabag è a 7, il Napoli a 7 e il Copenaghen a 7. Dietro inseguono Benfica, Pafos e Union Saint-Gilloise. Ovviamente non le ho prese tutte quante quelle che sono a 4 e quelle che sono a 5 perché diciamo che o passo 22esimo o passo 24esimo non è che cambia tanto la zuppa. Il Qarabag, l'Eintracht e il Liverpool come ultime due sfide. Il Napoli ovviamente, Copenaghen e Chelsea. Il Copenaghen ha il Napoli e il Barcellona. Il Benfica addirittura Juventus e Real Madrid. Il Pafos affronta il Chelsea e lo Slavia Praga nell'ultima giornata e l'Union Saint-Gilloise, il Bayern Monaco e l'Atalanta. Quindi se andiamo a prendere già quest'Union Saint-Gilloise con Bayern Monaco e Atalanta, lo stesso Benfica con Juventus e Real Madrid e anche il Copenaghen che è il Barcellona all'ultima, così come noi all'ultima abbiamo il Chelsea, diventano fondamentali 3 punti stasera e portarsi ovviamente a 10 guardando poi ancora dietro l'Olympiacos, l'Athletic, però se facciamo 3 punti stasera possiamo fare qualche conticino diverso poi a giornata di Champions finita con le partite che ci saranno anche domani. La situazione non è assolutamente rosea, però dobbiamo dare il tutto per tutto. Conte in conferenza stampa ha detto daremo tutto per questa Champions per cercare il passaggio del turno e quant'altro. Noi siamo sicuramente qui fiduciosi come sempre, anche se la situazione sappiamo quella che è dal punto di vista degli infortuni e questo calciomercato che non ti consente, credo, di schierare Noah Lang nella partita di stasera, perché probabilmente se è vero tutto ciò che ci stanno dicendo Fabrizio Romano e quant'altro, mercoledì semaforo verde è fatta per il prestito al Galatasaray, si aspetta solo la partita di Champions di stasera per poi farlo partire domani. 1 milione o due di prestito oneroso con un riscatto che potrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni, operazione che il Napoli porta a casa con il mercato comunque fermo e con tutti questi paletti dobbiamo sicuramente tener botta, però se dovesse essere vera la situazione che mercoledì perdiamo Noah Lang, io mi aspetto che il Napoli abbia già l'esterno pronto dal punto di vista numerico per andare poi
a migliorare, se si può, la rosa del Napoli. I nomi che sono usciti, Maldini compreso, a me non è che diciamo fanno divertire più di tanto, però bisogna fare un discorso secondo me sul doppio colpo in uscita del Napoli per poi fare arrivare qualcosa in attacco. C'è questo Lucca che dopo Zenit, Benfica, Fenerbahce ha rifiutato, tutto il mondo, anche il Pisa ha rifiutato e quindi si è messo completamente di traverso e noi ne prendiamo atto perché caratterialmente sono due situazioni completamente diverse. Di Marzio può darsi che sia una situazione dove marci ovviamente in casa Napoli e cerchi di dare una notizia che può essere vera o meno. La squadra ha cercato di convincere Conte nel non mettere Noah Lang sul mercato, cosa diversa è successa per Lucca, ovvero non se ne è infischiato praticamente nessuno e quindi dal punto di vista caratteriale con Lucca non ci si è mai presi. Poi se Lorenzo vuole mettersi di traverso completamente, deve sapere che noi abbiamo già gestito una situazione particolarmente spigolosa con Victor Osimhen, quindi il Napoli sicuramente diciamo non si fa il problema di gestire anche la situazione Lucca, però io da calciatore non avrei assolutamente rifiutato la Spagna, la Premier, ma anche lo stesso Fenerbahce in Turchia, perché non è che ti ha chiamato la squadra che sta lottando per la retrocessione o la squadra che milita a metà classifica e non ha nulla da chiedere al campionato, quindi avresti potuto avere più presenze, diciamo, con un rendimento che poteva acquisire un tantino di continuità anche dal punto di vista dei risultati, gol fatti, soddisfazioni personali che hai rifiutato e rispedito assolutamente al mittente. Noi ne prendiamo atto perché non possiamo fare altrimenti, ma diciamo che se doveva Lucca doveva fare qualche passo nei confronti del Napoli o dei tifosi. Ecco, per quanto riguarda la sua stessa considerazione, diciamo che l'hai fatto indietro il passo e non in avanti. Stasera, col coltello tra i denti, vincere la partita. La formazione, ve l'ho detta e ve la rileggo, ma non dovrebbero esserci assolutamente cambi. Beochem, buongiorno, Juan Jesus, Di Lorenzo, Scott McTominay e Lobotka, Spina, Elmas, Vergara e Oilund. Poi ci potrebbero essere considerazioni da fare, diciamo, per quanto riguarda soprattutto la situazione a sinistra. Spinazzola, Elmas, Spinazzola, Vergara o Spinazzola, Elmas, poi dipende dove li metti, ma credo che parta Vergara a destra e Elmas a sinistra, quindi Spinazzola, Elmas, la catena di sinistra e Di Lorenzo, Vergara con Beochem dietro da braccetto. Sulla destra non è che hai tantissime alternative, se no Alang deve partire mercoledì, ci sarebbe Olivera, ma le condizioni e la considerazione dello stesso calciatore diciamo che non fanno impazzire sicuramente il mister e la notizia di mercato che poi ci riporta allo stesso Mattias. Il Nottingham Forest ha offerto 15 milioni di euro per il calciatore, offerta che il Napoli ha ritenuto molto ma molto bassa perché non si scende sotto ai 20 milioni, anzi avrebbero richiesto 25 milioni per far partire il nostro calciatore. D'accordissimo per quanto riguarda la valutazione perché comunque non è un calciatore che ha 35 anni, è a fine carriera e poi potrebbe ancora dare tanto a se stesso e alla squadra che lo acquista, quindi il Napoli fa bene a cercare di tirare quanto più possibile dal punto di vista dei milioni perché servono come il pane con questa situazione. Paletti di mercato. Forza Napoli sempre, cari ragazzi, speriamo di fare risultato e portare a casa questi 3 punti perché come vi ho elencato le sfide che aspettano anche le dirette concorrenti del Napoli in questa lotta al passaggio del turno ai playoff diciamo che non sono rose nemmeno per la concorrenza. Quindi noi cerchiamo di fare il nostro stasera e poi ci concentriamo sull'ultimo turno andando a fare 2 conticini a giornata di Champions conclusa anche con le partite di domani. Forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!